Buongiorno e bentrovati. Alcuni di voi mi hanno chiesto nell'arco dei mesi e degli anni, in più di un'occasione, come potevano fare per realizzare un'arena a casa, no? Un campo da lavoro, e ovviamente senza spendere una cifra importante. Ecco, nel video di oggi vediamo un attimo qual è la mia personale esperienza. Premetto che non sono un esperto di arene nella maniera più assoluta, devo dire anche per fortuna, perché poi ve lo spiego nel seguito del video, per cui non se la prendano gli specialisti del settore. Non voglio assolutamente andare a dire cose che potrebbero ledere in qualche maniera chi di mestiere prepara le arene per i maneggi e per i centri ippici, perché si parla di arene professionali di un certo tipo che devono avere certe caratteristiche. Però ne parliamo meglio nel corso del video. Questo perché, come vi dicevo, nelle varie specialità agonistiche si tende a pretendere di avere un certo tipo di terreno, no? Cioè, mi viene in mente, nel reining, da dove provengo io, c'è bisogno di un terreno che sia soffice nella parte soprastante e duro e liscio nella parte sottostante, in modo che il cavallo abbia la possibilità di fare degli stop belli e lunghi, e nello stesso tempo però quando viene richiesto di fare circoli al galoppo molto veloce non perda aderenza, cosa che perderebbe aderenza se non ci fosse la parte sopra soffice. La stessa cosa vale per il cutting, che ha bisogno di un terreno estremamente profondo e soffice per avere maggior grip, o nel caso del salto ostacoli, che ha bisogno di un terreno particolare che abbia un feedback di un certo tipo per consentire al cavallo di saltare e di atterrare in maniera idonea. L'altra cosa mi viene in mente nel galoppo. Allora, nel galoppo si va proprio su un altro livello, perché come sapete una delle cose più importanti all'ippodromo è appunto il fondo. Insomma, diciamo, ogni specialità richiede il suo fondo, ok? Quindi nel corso del video vediamo un attimo quello che è la mia esperienza per quello che devo farci io, che fondamentalmente si parla di lavoro in piano, no? Addestramento di base e poi dopo lavoro in piano per portare i cavalli nei vari livelli fino ai livelli più alti del programma. Chiaramente molti mi hanno chiesto anche: ma come faccio a realizzare un piccolo campettino a casa mia senza svenarmi? Perché questa frase? Perché ci sono due tipologie di campi. Facciamo proprio per riassumere in grandi categorie, i campi drenanti e invece i campi non drenanti. I campi drenanti sono quei campi che smette di piovere, io posso andarci, e per avere quel tipo di caratteristica lì il campo drenante deve essere fatto in una maniera estremamente complessa, no? Per cui vengano fatte delle fosse. All'interno di queste fosse vengono messi dei tubi per far defluire l'acqua, che sono microforati, viene messo del tessuto non tessuto, viene poi tutto coperto con tipologie di sassi più grandi e più piccoli, in modo da consentire all'acqua di penetrare nella parte sottostante del campo. Poi nella parte sopra solitamente ci viene messo un tipo di materiale che comunemente viene chiamato stabilizzato, perché tende a stabilizzare, a bloccare il movimento delle pietre che sono state messe sotto, e poi sopra qualcheduno ci mette il tessuto non tessuto, qualcun altro ci mette direttamente la sabbia. Quanta sabbia mettere dipende da tanti fattori, qualcheduno ce ne mette 5 cm, qualcheduno 8, qualcheduno 10. Solitamente non si va mai oltre i 13-14 cm, perché là diventa pericoloso per il cavallo, perché può avere dei problemi ai tendini. Un po' come se si va a galoppare sulla spiaggia, non si tende a galoppare sulla spiaggia ma sul bagnasciuga, perché è un pochino più duro, mentre sulla spiaggia può far sì che si creino dei problemi ai tendini molto più facilmente. Tornando a noi, cos'è che abbiamo fatto? Voi, se seguite un po' il canale, sapete che a novembre c'è stata l'alluvione qui da noi,
e il nostro campo è stato lavato praticamente. Facciamo un passo indietro. Circa 20 anni fa noi abbiamo comprato qui principalmente perché il terreno qui è un terreno tufoso e ci dava la possibilità di avere da una parte la non necessità di costruire un campo da zero e dall'altra il fatto di essere facilmente lavorabile anche con un semplice erpice. L'erpice, per chi non lo conosce, è quell'attrezzo che si mette dietro al trattore, ha tutti i denti e serve per smuovere la terra. Anche qui mi perdonino chi è professionista del settore o chi ha l'azienda agricola, ma è veramente per semplificare la cosa. Lo so che di erpici ce ne sono 1000 tipi, 1000 veramente, da 200 euro a 20.000 euro, quindi non è una cosa, non lo dico per minimizzare l'utilità dell'attrezzo, ma è solo per far capire, no? È un affare che si mette dietro al trattore con i denti e smuove il terreno. Quindi semplicemente con un erpice e con il fatto che il tufo, se viene tenuto mosso, rimane un po' a quella maniera lì, quindi tenuto smosso con l'erpice, noi avevamo il nostro campo da lavoro. Ogni tanto dovevamo passare a togliere qualche pietra, perché chiaramente quando si passa con l'erpice le pietre venivano su, noi si toglievano le pietre e rimaneva, e eravamo arrivati a un punto in cui avevamo il nostro strato di 7, 8, 10 cm di tufo nella parte sovrastante, che era fondamentalmente un buon campo da lavoro. Chiaramente doveva essere bagnato spesso nella parte estiva dell'anno, perché il truciolo, essendo molto fine, spolvera tanto, ma tanto. Cosa è successo a novembre? È arrivata l'alluvione, ci ha lavato il campo e noi siamo rimasti solamente con la parte sotto dove c'è tutti i sassi, perché questo è un terreno sassoso, in quanto qui, a quello che ci hanno raccontato tanti anni fa, non so esattamente quando, il fatto sta che qui ci sono dei mulini, eccetera. Comunque c'era il fondo di un rio, di un fiume, quindi sotto ci sono sassi. Nella parte sopra invece c'era il terreno che è normalmente in giro, che è il tufo. Cosa è successo? Campo lavato, solo sassi, niente più di niente sopra. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo quello che vedete adesso, abbiamo dovuto livellare di nuovo il campo e dargli un pochino di pendenza, ok? Quindi non è, come si dice, a schiena d'asino il campo, ma è tutto da una parte in pendenza, e questo lo è sempre stato, anche perché la pendenza poi ci fa comodo quando dobbiamo fare alcuni tipi di esercizi, come per esempio le partenze di galoppo. Se vengano fatte con questa leggera pendenza, quindi leggermente in salita, il cavallo ha più facilità a spostare il peso dietro e quindi a partire di galoppo. Quindi i cavalli che hanno quella problematica lì magari l'aiutiamo a questa maniera. Nello stesso tempo ci consente di mandare via l'acqua in un angolo preciso, ok? Quello che decidiamo noi, dove magari ci faremo uno scolo che andrà nella fossa. La cosa che vi voglio portare come esperienza mia personale, ripeto, non sono assolutamente esperto di questo, io mi sono formato un po' tramite amici che hanno il maneggio, mi sono fatto suggerire e tutti poi dopo alla fine mi hanno detto prova a fare così e vedi, avendo già un terreno sotto che drena abbastanza di suo, probabilmente non hai bisogno di fare molto altro. E quindi abbiamo deciso di livellare il campo, perché c'era venuto delle fosse, insomma, se vi ricordate andate a vedere un pochino il video, magari se mentre lo monto me ne ricordo ve lo metto qua sopra, e vedete che magari dal video non si vede granché, però insomma si vede che ci sono dei solchi, dei tagli, degli disallineamenti, quindi abbiamo dovuto livellarlo. Poi abbiamo dovuto portare qui in questo campo, che è 60x30, ci sono andate circa 140 tonnellate di sabbia, che più o meno in metri cubi siamo intorno agli 80 o poco più metri cubi. Questa è una sabbia che è uno 0,4 come sabbia, quindi non è la sabbia di Po finissima, super mega bellissima. Perché? Perché la sabbia di Po è molto fine e di conseguenza va via facilmente, quando tira vento eccetera va via anche questa. Cosa vuol dire va via? Noi mettiamo la sabbia perché non si compatta, perché si smuove, no? E quindi, essendo un materiale che si smuove facilmente, se arrivano degli scrosci d'acqua molto importanti, l'acqua da quello scolo di cui parlavamo prima porta via anche un pochino di sabbia, lo stesso anche il vento, quindi dobbiamo fare attenzione, perché comunque quella è una cosa che purtroppo è così, la sabbia funziona a questa maniera. Anche prima ce lo faceva, anche prima ci portava via il tufo, ma questo era un campo di tufo, quindi non è che,
che ci portava via. Adesso la sabbia probabilmente ci andrà riportata magari un po' ogni anno, ogni 2 anni, non lo so, vedremo in seguito cosa succederà. Gli amici con cui ho parlato e che hanno il campo, hanno il maneggio, hanno il campo in sabbia, loro mi dicono che ogni 1 o 2 anni ci devono riportare la sabbia. Poi magari se qualcuno di voi ne sa di più me lo scriva nei commenti, io sono sempre molto contento degli input che mi date. L'altra cosa che vi volevo dire è che chiaramente non potremo tirare più questo campo con l'erpice che avevamo prima, perché la sabbia è completamente diversa dal terreno, quindi abbiamo bisogno di qualcosa che sia molto più soft, mentre l'erpice che usavamo prima per tirare il campo era un erpice molto pesante, molto forte, con dei denti molto lunghi. Qui ci abbiamo messo intorno ai 5 cm di sabbia. Quindi chi mi ha chiesto ma come faccio a fare un campo a casa senza svenarmi, io la prima cosa che gli dico è: prova a farti consigliare, se c'hai dei magazzini di materiali inerti o aziende nella tua zona che conoscano bene il terreno, perché il terreno che c'hai è una componente abbastanza importante e che poi dopo ti può far andare in una direzione piuttosto che in un'altra nella scelta di come fare il tuo campo. Perché dico questo? Perché da quello che ho imparato, in sostanza il terreno, come si diceva prima, può essere più o meno impermeabile. Quindi se io ho un terreno impermeabile, come per esempio potrebbe essere il terreno in argilla, ok? Cosa succede? Che quando piove non fa andare via l'acqua e rimane tutta in superficie. Quindi in quel caso lì, anche se io ci mettessi la sabbia sopra, la sabbia rimane lì annegata nell'acqua, ma probabilmente mi ci vuole settimane o mesi prima di poter usare il campo con il cavallo, perché non dimentichiamoci che il cavallo, quando si muove con quegli zoccoli, fa dei buchi profondi, e se il terreno sotto è argilloso e trattiene l'acqua, cosa succede? Che sfonda e tira dentro anche la sabbia quando sfonda, e quindi dopo poco io mi trovo tutto mescolato, cioè la sabbia che ci ho buttato praticamente è sparita. Quindi bisogna che aspetti che secchi, ma siccome è argillosa e non permette di andare via l'acqua, io mi ritrovo che devo attendere, soprattutto nei periodi invernali, molto a lungo. È vero, posso dare più pendenza al campo in modo da favorire il defluire dell'acqua, e quello può essere una soluzione. Chiaramente devo tenere di conto che facendo così mi porterà via anche la sabbia quando va via l'acqua. Cioè, ci sono dei terreni argillosi che è come mettere un telo di plastica in terra. Quel che piove rimane lì e ci mette un sacco di tempo ad andare via. La stragrande maggioranza evapora, solamente una piccola parte va giù. Quando fate un pozzo a sterro, sapete che i pozzi ci sono di tutti i tipi, no? A sterro e artesiani. Quelli a sterro sono quelli bassi, piccoli, che sono 10-15 metri, 20 metri a sprofondare, ma difficile che arrivino a 20 metri, no? E cosa fanno? Sono delle cisterne sottoterra, cioè l'acqua gli arriva dalle parti, quando viene fatto il pozzo si fermano quelli che fanno il pozzo quando trovano uno strato d'argilla, proprio perché l'argilla fa da contenitore, cioè impedisce all'acqua che si deposita in questa cisterna sottoterra, impedisce di andare via. Per farvi capire quanto è potente l'argilla, se questa argilla voi ce l'avete in superficie, come succede, cioè noi prima di tornare qui avevamo i cavalli in un altro luogo vicino Pontedera, e lì il terreno era così, cioè veramente pioveva e ci rimaneva l'acqua a settimane, cioè, c'era una pozza d'acqua, ci rimaneva a settimane se non la facevi andare via. E lo stesso anche in altri luoghi. C'è una nostra amica che ha comprato casa da poco a Empoli, anche lei si trova nella stessa situazione. Quindi la scelta del terreno, quando possibile, deve optare per un terreno che sia il più possibile drenante per conto suo. Se io non lo posso scegliere il terreno perché casa mia è lì e il posto dove tengo cavalli è lì accanto e c'è quello, è chiaro che devo fare delle considerazioni importanti, perché se io faccio un campo da lavoro, ci porto la sabbia e però l'acqua mi ci rimane, non serve a nulla. E allora devo optare per fare la superficie, la parte diciamo di questo campo che accoglierà la sabbia sopra, la devo fare drenante.
in modo che l'acqua mi scenda giù il più possibile e poi se ne vada. Ecco perché si diceva all'inizio che i campi drenanti vengano messi dei tubi che servono per far defluire l'acqua e vengano fatte delle fosse ogni tot metri che proprio tagliano il campo da lavoro in tante sezioni attraversate da questi tubi drenanti, proprio per favorire il defluire dell'acqua. Perché se io ho un terreno in argilla, anche se io la rialzo mettendo materiale inerte come sassi eccetera che mi fa defluire l'acqua, ma una volta che arriva sulla base di argilla rimane lì comunque. Ecco perché ci devono essere poi questi tubi che portano via l'acqua e la portano verso le fosse e poi dalle fosse la fanno defluire via lontano da quel campo da lavoro. Quindi è abbastanza complicato in quel caso lì. Non pensate, se siete in una situazione in cui avete un campo in argilla, non pensate che con uno schiocco di dita dite porto un pochino di sabbia, ce la metto sopra e ho risolto il problema. Il problema è risolto, ma non ci posso andare a lavorare quando piove o dopo che ha piovuto. Devo attendere tanto tempo, perché poi l'argilla cosa fa? Se io ci vado, il cavallo mi ci fa le buche e poi queste buche seccano, ecco, quelle possono essere estremamente pericolose. Ricordiamoci che con l'argilla ci fanno i mattoni, quelli rossi, arancioni che ci fanno le case. Quindi è qualcosa che una volta che è diventata dura e ha seccato è veramente dura, è veramente pericolosa, a differenza del tufo che anche quando è secco è friabile, non sta insieme, si rompe abbastanza facilmente. Quindi veniamo a noi, parliamo un pochino di cifre. Quanto può costare fare una cosa di questo genere? Io vi dico quello che si è speso noi, poi chiaro, dipende dalle dimensioni del campo, dipende dai lavori che ci fate, può variare di gran lunga. Noi per fare un campo come questo che è 60x30 tra lavoro di livellatura, escavatorista e la sabbia che è stata riportata, siamo andati intorno a grandi linee intorno ai 6.000 euro. È tanto e poco? Dipende ovviamente quanta sabbia ci mettete, dipende se il lavoro ve lo fa un vostro amico che magari ha l'impresa edile, dipende dalla distanza da voi della cava, perché la sabbia di per sé non costa tanto, quello che costa tanto è il trasporto, per cui se i camion che vi devono arrivare fanno 80 km o ne fanno 200 o ne fanno 20, capite che cambia abbastanza. Un'altra cosa poi è anche la strada di accesso, perché se avete la possibilità, come abbiamo fatto noi, di far venire 4 bilici che portano 30 tonnellate e qualcosa ciascuno, è un conto. Se avete un accesso al vostro terreno che è limitato e dovete far venire dei camion più piccoli, ecco che allora il costo del trasporto influenza ancora di più la spesa totale. Quindi non si sta parlando di cifre incredibili, però forse noi siamo in una condizione un po' più fortunata avendo un terreno che è abbastanza drenante perché non è drenante, nel senso non è che smette di piovere e noi si viene in campo da lavoro. Stanotte ha piovuto, ora il campo è così, ma in alcuni punti si guardava prima con la Simona, non sarebbe da venirci col cavallo perché avendo uno strato di soli 5 cm, se il cavallo spinge butta sotto la sabbia, quindi magari si deve aspettare fino a oggi pomeriggio. Poi dipende sempre quanto piove, ovviamente. Se piove per 3-4 giorni e siamo d'inverno, magari poi per un paio di giorni non bisogna venirci. È plausibile questo? Beh, è plausibile in certe circostanze, nel senso, se io lo sto facendo a casa mia perché ci lavoro il mio cavallo, quando posso me la gestisco la tempistica, va benissimo. Nel nostro caso va bene? Sì, va bene, perché noi lavoriamo solo con cavalli in addestramento, di conseguenza non avendo un maneggio classico in cui vengano le persone da fuori a fare lezione a qualsiasi ora della giornata, è chiaro che noi possiamo adattarci, cioè se io stamani mattina non posso muovere i cavalli, li muovo oggi pomeriggio, se non li posso muovere oggi pomeriggio li muovo domani mattina, non è che mi cambia, mi organizzo come mi torna meglio. Mentre un maneggio che deve fare lezione praticamente quasi a tutte le ore ha bisogno di un campo che sia disponibile quasi a tutte le ore. Ecco perché poi chi può
si dota di un maneggio coperto. Dico chi può perché il problema del maneggio coperto non è tanto la spesa nel fare il maneggio coperto, ma sono i permessi. I permessi è difficilissimo averli per fare un maneggio coperto, a meno che non si abbiano certi requisiti, tipo per esempio azienda agricola, eccetera, eccetera. Quindi, in sostanza, se voi avete bisogno di fare un campo da lavoro a casa, fategli dare un'occhiata al vostro terreno da qualcuno che se ne intende e quindi vi sa dire se è drenante o non è drenante. Se è drenante potete veramente fare con poco, molto. Se non è drenante è un problema perché dovete lavorare un po' per renderlo il più drenante possibile, altrimenti rischiate di buttare via soldi. E guardate che i soldi quando si mettono in terra sono veramente buttati via, nel senso che voi sapete già in partenza che quello che ci buttate ha un termine, cioè non è che voi mettete lì 6, 7, 8, 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro, i campi da lavoro drenanti fatti bene con cognizione costano tantissimo, tantissimo, veramente possono superare anche i 20-30.000 euro senza problemi, addirittura ce ne sono alcuni che vengono messe sotto delle mattonelle apposta sopra ad una sabbia particolare che abbia un certo tipo di grana, che abbia un certo tipo di assorbimento dell'acqua in modo che non ci sia bisogno di bagnarla in maniera molto frequente, che possano costare un campo, un 40 più 80 può costare anche 80.000 euro. Cioè poi chi magari che è in ascolto e che ha un'impresa che fa certi tipi di lavoro, se magari ci illumina e ci dà maggiori informazioni, ben venga, perché sono curiosissimo di questo. Però insomma abbiamo amici e Simona che hanno fatto cose di questo genere e sappiamo quanto hanno speso, quindi veramente il campo da lavoro è una cosa che cioè, basta averne voglia e uno spende. Se uno vuole fare qualche cosa a casa, magari un campo anche di 20x40 o 20x30, qualcosa magari per lui, per il suo cavallo, per muoverlo un pochino prima di uscire in passeggiata o per andare avanti, magari se uno segue un po' il nostro programma, può essere qualcosa di facilmente accessibile a chiunque, tenendo presente i punti che abbiamo illustrato durante il corso di questo video. Ditemi la vostra, ditemi un attimino cos'è che avete fatto, se avete avuto delle esperienze di questo genere. Spero di avervi portato qualche cosa di utile, visto che me l'avete chiesto in diversi ultimamente, col fatto che io avevo detto che il campo era stato rovinato dall'alluvione. Molti mi hanno scritto e hanno detto fammi sapere quanto spendi, fammi sapere che lavori fai, fammi sapere come lo organizzi, eccetera eccetera. Spero di aver risposto a tutti e aver risposto magari anche ai possibili curiosi che magari ora in questo momento non hanno intenzione di farlo, però ci hanno pensato e adesso hanno un'idea un pochino più realistica di quello che può essere lo sforzo e l'impegno per poterlo fare. Se ti è piaciuto questo video, clicca sul like, iscriviti al canale che tanto è completamente gratuito, però almeno ti arriva una notifica quando escano nuovi video e noi ci vediamo in un prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.